Ciao a tutti, oggi ho preparato le brioche Angelica, ispirandomi alla torta Angelica appunto. Ho preparato queste deliziose brioscine per la prima colazione, sofficissime. Trovi gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso vediamo come prepararle insieme. Per prima cosa preparo il lievitino, metto il lievito di birra fresco all'interno di una terrina, se usi quello secco ne basteranno 3 grammi. Aggiungo l'acqua leggermente tiepida oppure a temperatura ambiente con un cucchiaino di miele o se preferisci un cucchiaino di zucchero e mescolo bene il tutto facendo sciogliere il lievito. Aggiungo la farina Manitoba in 2 volte e mescolo bene facendola integrare. Ottengo una pastella morbida, copro con pellicola alimentare e metto a lievitare fino al raddoppio del volume. Il lievitino a raddoppiato di volume lo inserisco all'interno di una terrina. Aggiungo il latte a temperatura ambiente e adesso metto gli aromi. Grattugio la scorza di un'arancia non trattata e poi un cucchiaino di estratto di vaniglia, quello fatto in casa. Ti metto il link nelle schede video se lo vuoi preparare. Aggiungo 2 uova medie, io uso quelle biologiche a pasta gialla e sbatto il tutto con la forchetta. Aggiungo anche lo zucchero e mescolo brevemente facendolo integrare. Inserisco la farina in 2 volte, setacciandola. Mescolo facendola assorbire. Metto il sale e continuo ad impastare prima con la forchetta e poi con le mani. Ottengo un impasto morbido e appiccicoso. Adesso mi sposto sul piano di lavoro, allargo l'impasto e ci inserisco il burro morbido in 3 volte. Lavoro l'impasto facendolo integrare. L'impasto è molto appiccicoso. Aiutati durante questa operazione con un tarocco e con un velo di farina, senza esagerare. Ho finito di integrare tutto il burro, raccolgo l'impasto col tarocco e formo un panetto. Lo sistemo all'interno di un contenitore con coperchio unto con del burro. A questo punto il mio impasto dovrà lievitare fino al raddoppio del volume. Ed ecco il mio impasto volume raddoppiato. È profumatissimo, morbido ed elastico. Infarino il piano di lavoro e ce lo lascio cadere. Poi lo piego formando un filoncino. Divido il filoncino in 8 parti uguali, del peso di circa 120 grammi ciascuno. E poi trito delle arance candite biologiche. Le trito finemente. Adesso prendo il pezzetto di impasto, lo adagio sul piano di lavoro infarinato, lo infarino anche sulla superficie e lo stendo col matterello formando un rettangolo delle dimensioni di 25 x 15 cm. Imburro il rettangolo con del burro fuso. Poi ci adagio le arance candite e in seguito le gocce di cioccolato fondente. Arrotolo il rettangolo dal lato più lungo. Avendo l'accortezza di tenere l'apertura rivolta verso il basso. Adesso lo divido a metà con un coltello. Tengo le parti tagliate rivolte verso l'alto ed inizio ad intrecciarlo, sempre con le parti tagliate rivolte verso l'alto.
Una volta finito di alternare le due parti, chiudo la ciambella e la mia brioche angelica è pronta. Procedo in questo modo fino a prepararle tutte. E una volta preparate le adagio su una teglia da forno rivestita con carta forno, distanziate tra di loro perché dovranno lievitare. Copro le brioche angelica con della pellicola alimentare e le metto a lievitare al calduccio fino al raddoppio del volume. Le brioche hanno raddoppiato di volume, posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 20-25 minuti o fino a doratura desiderata. Ed ecco le brioche pronte, sono profumatissime, non vedo l'ora di assaggiarle. A questo punto puoi decidere di glassarle come preferisci, magari con della glassa reale oppure con dello zucchero a velo. Io le trovo meravigliose e anche semplici. Metto un leggerissimo strato di zucchero a velo vanigliato e posso servirle per la prima colazione. Queste brioche si conservano ben chiuse nei sacchetti per alimenti. Io prima di servirle le riscaldo leggermente nel fornetto. In tal modo riacquistano fragranza e sofficità, come se fossero appena sfornate. E tu guarda che meraviglia, sono sofficissime, emanano un profumo davvero delizioso. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!